Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. In questo tutorial andrò a utilizzare questo bellissimo filato e il Vanda di colore mattone. Sono gomitoli da 50 grammi per 75 metri di lunghezza ed è composto dal 49% cotone, 18% acrilico, 6% viscosa, 7% lana, 15% poliammide e 5% fibra metallica. L'uncinetto di lavorazione è il 7. Prima di iniziare vi ricordo che se non l'avete ancora fatto di iscrivervi al canale e attivare la campanellina in modo da non perdervi i prossimi video tutorial. Mi trovate anche sui vari social, Instagram e Facebook. Detto questo, iniziamo. Allora, prima di iniziare andiamo a vedere il modellino. Come potete vedere è un modellino semplicissimo. Questa che vedete è una taglia S e ho montato 60 catenelle. Quindi se dovete fare delle misure più grandi o andate a montare più catenelle all'inizio oppure andate a fare più giri di sprone. Allora partiremo facendo delle semplici maglie alte e andremo a lavorare solamente le maniche, quindi andremo a fare dei ventaglietti nelle maniche con gli aumenti. Adesso praticamente andiamo a vedere in un piccolo campione. Quindi terminato di fare il mio sprone, la lunghezza del mio sprone, io ho fatto 11 giri per lo sprone. Vado a chiudere lo sprone, vado a lavorare tutte le maglie alte per la lunghezza naturalmente che mi serve. Allora io come misura io ho 53 cm come altezza e come larghezza ho 35 cm, ma da premettere vedete che il filato è molto elastico, quindi vado a lavorare la manica, e riprendo tutte le maglie a maglie mezze alte, quindi queste dei ventaglietti tutti a maglie mezze alte. Faccio 5 giri con le maglie come si presentano, quindi 5 giri di 38 maglie. Il 39esimo giro vado a togliere 6 maglie, quindi vado a fare una piccola diminuzione, quindi vado a fare 6 diminuzioni e mi rimangono 32 maglie. Vado avanti per la lunghezza naturalmente che mi serve intorno ai 22-23 giri, adesso non ricordo, 22 giri, dopodiché inizio la parte che mi manca, la vado a lavorare tutto a ventaglietti. Quindi prendiamo il filo e l'uncinetto e avviamo le catenelle. Io vi ricordo che nel mio progetto originale ho avviato 60 catenelle per una taglia S. Se dovete fare una taglia in più andate avanti o più giri di sprone o andate a montare più catenelle. Quindi andiamo a montare 60 catenelle. Io qui ne monto di meno perché sto facendo un piccolo campione. Allora montate le 60 catenelle, chiudiamo la prima con l'ultima con una maglia bassissima, quindi questa è la prima metà del nostro lavoro. Chiudiamo così, ok. Quindi andiamo a segnare con un segnapunti, andiamo a segnare la metà del nostro lavoro, quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10. Quindi qui vado a mettere il mio segnapunti, metà lavoro, dove deve venire l'altra manica. Quindi partiamo con la prima manica, questa è la manica, quindi mi alzo con 3 catenelle, 1 2 e 3 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, entro di nuovo nello stesso punto e vado a fare maglia alta, 2 catenelle, rientro di nuovo nello stesso punto, altre 2 maglie alte, quindi 1 e 2. Quindi questo è il primo lato, la prima manica. Andiamo avanti, quindi saltiamo 2 maglie di base, quindi 1 e 2, vado nella terza e vado a lavorare le maglie alte.
lavorate le maglie alte. Ho saltato 2 catenelle, ho lavorato tutte le maglie alte. Adesso saltiamo le ultime 2 catenelle, li saltiamo, andiamo dove c'è il segnapunti, quindi questo lo possiamo anche togliere, quindi salto 1 e 2, vado qui dove la maglia marcata da segnapunti e vado a fare di nuovo il ventaglietto, quindi maglia alta, 2 catenelle, 2 maglie alte. Allora, fatto il mio ventaglietto, salto 1 e 2, quindi vado a lavorare le maglie alte. Lavoro l'ultima, quindi 2 maglie prime mi fermo e mi vado a chiudere nella terza catenella, quindi le ultime 2 li saltiamo. Andiamo a fare il secondo giro, quindi ci spostiamo con delle maglie bassissime al centro del ventaglietto, quindi andiamo a ripetere tutto quello che abbiamo fatto nel primo, quindi ci alziamo con 3 catenelle, quindi maglia alta, catenella, catenella e altre 2 maglie alte, quindi 1 e 2. Quindi vado nella prima maglia qui, quindi salto le 2 del ventaglietto, quindi vado nella prima maglia e vado a lavorare le maglie alte. Vado a lavorare l'ultima, quindi entro nel ventaglietto e vado a lavorare 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Ok, terminiamo il giro e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, chiuso il secondo giro, andiamo a fare il terzo giro. Con una maglia bassissima ci spostiamo al centro del ventaglietto e iniziamo il terzo giro, quindi 3 catenelle che valgono come prima maglia alta, rientriamo di nuovo e andiamo a fare maglia alta, 2 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, rientro di nuovo nello stesso punto, maglia alta, prendo il filo, rientro, maglia alta, 2 catenelle, sempre nello stesso punto, altre 2 maglie alte, e questo è il nostro terzo giro. Quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte prese nello stesso punto. Continuiamo con le maglie alte, quindi saltiamo, vedete, saltiamo le 2 del ventaglietto e andiamo nelle maglie alte regolari. Allora, sono arrivata al secondo ventaglietto, quindi andiamo a fare il secondo ventaglietto, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte. Ok, questo è il ventaglietto del terzo giro. Completiamo il giro e poi ci vediamo qui per continuare. Quindi partiamo con il quarto giro. Ci spostiamo con una maglia bassissima al centro del primo spazietto, quindi abbiamo 2 spazietti, vedete? Quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, quindi ci sono 2 spazietti. Ci spostiamo nel primo con una maglia bassissima e qui andiamo a fare un ventaglietto, quindi 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, rientro con una maglia alta, 2 catenelle
e 2 maglie alte sempre prese nello stesso punto. Ok, abbiamo fatto il primo ventaglietto nel primo spazietto, passiamo nel secondo spazietto e ripetiamo tutto, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Ok, abbiamo fatto, vedete, il quarto giro, quindi 2 ventaglietti. Proseguiamo con le maglie alte. Quindi sono al secondo, vedete, secondo angolo, quindi entro nel primo spazietto e faccio 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte. Nel secondo spazietto ripeto tutto, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Ok, quindi completiamo il quarto giro e poi ci vediamo qui per continuare. Quindi terminato il quarto giro andiamo a fare il quinto giro. Il quinto giro cambia un pochino perché andremo a fare degli aumenti, quindi adesso faremo degli aumenti sia nel pannello davanti che nel pannello dietro, a inizio e fine pannello. Quindi subito dopo il ventaglietto viene la prima maglia alta del pannello e andiamo a fare un aumento, e nell'ultima maglia sempre dello stesso pannello andiamo a fare un aumento, quindi 2 aumenti nel pannello davanti, 2 aumenti nel pannello dietro. Quindi passiamo con delle maglie bassissime nel primo ventaglietto, che sarebbe questo, quindi entro nel primo ventaglietto e vado a fare il ventaglietto, 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte. Qui aggiungo 2 catenelle, 1 e 2 catenelle e passo nel ventaglietto successivo e ripeto il mio ventaglietto, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Allora qui siamo sul pannello, sul primo pannello, quindi la prima maglia del pannello andiamo a fare un aumento, quindi 2 maglie alte, 1 e 2, continuo con le maglie alte, arrivo all'ultima maglia del pannello e vado a fare un aumento, quindi 2 maglie alte, passo nei ventaglietti, quindi vado a fare nel primo ventaglietto, vado a fare un ventaglietto, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, due catenelle, passo nel ventaglietto successivo e ripeto tutto, quindi maglia alta, catenella, catenella e altre 2 maglie alte, 1 e 2. Quindi qui siamo nel secondo pannello, quindi a inizio pannello andiamo a fare un aumento, maglia alta e maglia alta, 2 maglie alte prese nello stesso punto, quindi continuo con le maglie alte, sono all'ultima maglia del pannello e vado a fare un aumento, quindi ai 4 lati dei pannelli andiamo a fare un aumento, quindi ci chiudiamo nella terza catenella iniziale con una maglia bassissima. Allora iniziamo il sesto giro, ci spostiamo nel primo ventaglietto e andiamo a ripetere il nostro ventaglietto, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte prese nello stesso punto. Passiamo nelle 2 catenelle qui e andiamo a fare un punto V, quindi andiamo a fare maglia alta, 2 catenelle e un'altra maglia alta presa nello stesso punto, così.
passiamo nel ventaglietto successivo e andiamo a fare il punto, il ventaglietto, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte prese nello stesso punto. Quindi il primo lato l'abbiamo terminato. Passiamo qui sul pannello, quindi nella prima maglia del pannello andiamo a fare un aumento, quindi 2 maglie alte. Proseguiamo con le maglie alte fino al termine del pannello. Quindi sono all'ultima maglia, vedete, del pannello e vado a fare l'aumento 1 e 2 e ripeto il mio ventaglietto. Quindi nel primo ventaglietto andiamo a fare 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, mentre dentro le 2 catenelle andiamo a fare un punto V, maglia alta, 2 catenelle e maglia alta, nel ventaglietto 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Completiamo il giro e poi ci vediamo qui per fare il settimo giro. Allora iniziamo il settimo giro, quindi con delle maglie bassissime ci spostiamo qui nel primo ventaglietto, ci alziamo con 3 catenelle e andiamo a fare il ventaglietto, quindi andiamo a fare un ventaglietto qui, quindi 2 catenelle e 2 maglie alte. Qui abbiamo il punto V, quindi entriamo dentro il punto V, andiamo a ripetere un ventaglietto, 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Nel ventaglietto successivo ripetiamo il ventaglietto, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte. Ok, qui abbiamo il pannello, quindi andiamo a fare nella prima e nell'ultima maglia del pannello andiamo a fare un aumento, quindi 2 maglie alte, 1 e 2. Allora andiamo a lavorare le maglie alte, qui alla fine del pannello andiamo a fare 2 maglie alte, quindi un aumento e andiamo a ripetere i ventaglietti, quindi ventaglietto qui, ventaglietto al centro e ventaglietto qui, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, la stessa cosa al centro e la stessa cosa qui. Nei pannelli andiamo a fare gli aumenti, proseguiamo per tutto il giro e poi ci vediamo qui per l'ottavo giro. Partiamo con l'ottavo giro, quindi ci spostiamo nel primo ventaglietto e andiamo a fare il nostro ventaglietto. Ok, fatto il nostro ventaglietto andiamo a fare 2 catenelle, ci spostiamo nel ventaglietto qui al centro e andiamo a fare il ventaglietto. Quindi 2 catenelle, ventaglietto successivo, andiamo a fare un altro ventaglietto, catenelle, 2 catenelle. Ok, allora nel primo ventaglietto un ventaglietto, separiamo un ventaglietto dall'altro con 2 catenelle, quindi ventaglietto, catenelle, 2 catenelle, ventaglietto, 2 catenelle, ventaglietto, 3 ventaglietti però separate da 2 catenelle. Quindi qui abbiamo il pannello, andiamo a fare l'aumento, quindi maglia alta e maglia alta. Ok, inizio e fine pannello andiamo a fare gli aumenti, mentre nei ventaglietti andiamo a fare ventaglietto, 2 catenelle, ventaglietto, 2 catenelle, ventaglietto. Qui nel pannello andiamo a fare un aumento all'inizio e un aumento a fine giro e poi chiudiamo il giro e poi ci vediamo qui per continuare. Partiamo con il nono giro, quindi ci spostiamo nel primo ventaglietto e andiamo a fare il nostro ventaglietto, 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte.
Quindi qui facciamo le 2 catenelle, ci spostiamo nel ventaglietto al centro, quindi qui andiamo a ripetere il terzo giro. Nel terzo giro abbiamo fatto al centro, abbiamo fatto 2 ventaglietti, quindi andiamo a ripetere il terzo giro. Quindi faccio 2 maglie alte, 2 catenelle, rientro di nuovo 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Quindi nel ventaglietto al centro andiamo a fare 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Adesso 2 catenelle, entro nel ventaglietto qui e vado a fare il ventaglietto, 2 catenelle e 2 maglie alte. Qui nel pannello appunto andiamo a fare un aumento, all'inizio pannello andiamo a fare un aumento e un aumento a fine pannello. Qui nei ventaglietti andiamo a ripetere tutto, quindi ventaglietto, 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, 2 catenelle, e qui nel ventaglietto qui al centro andiamo a fare 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte. Ok, quindi come abbiamo fatto qui. Quindi completiamo il giro e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, ho terminato il 9° giro. Ora nel 10° giro, l'11° giro e tutti i giri che vi servono per allargare il vostro sprone saranno tutti uguali, quindi partiamo subito con il 10° giro. Quindi ci spostiamo al centro del ventaglietto e andiamo a fare 3 catenelle, una maglia alta, 2 catenelle e altre 2 maglie alte. Quindi qui andiamo a fare 2 catenelle, entriamo nel primo ventaglietto e andiamo a fare un ventaglietto, quindi maglia alta, catenella, catenella e altre 2 maglie alte, 1 e 2. Ci spostiamo qui nel ventaglietto successivo e andiamo a fare il ventaglietto 2 maglie alte, 2 maglie alte, 2 catenelle, entro nell'ultimo ventaglietto ok. Allora questo è il 10° giro, quindi il 10° e l'11° io l'ho fatto uguale, quindi qui andremo a fare gli aumenti, quindi nei pannellini davanti andiamo a fare l'aumento all'inizio e l'aumento alla fine pannello, andiamo a fare gli aumenti e qui lavoriamo appunto questo giro, il 10° giro e l'11° giro. Io mi fermo all'11° giro, se voi dovete fare una misura più grande o lo volete più grande andate avanti facendo sempre i 4 ventaglietti così. Quindi io mi fermo all'11° giro, quindi a questo punto metto da parte il campione e vado a prendere il progetto originale. Preso il mio progetto originale, adesso vi dico anche le misure. Allora mi sono già posizionata, vedete i miei segnapunti per ricavare lo scalfo della manica. Come scalfo della manica ho lasciato intorno ai 14-15 cm, mentre come busto ho lasciato intorno ai 34-35 cm. Vi ricordo che sto facendo una taglia S. A questo punto andiamo ad unire il busto, quindi andiamo ad unire lo scalfo della manica. Quindi io prendo il filo e l'uncinetto, faccio un nodino e partiamo 2-3 maglie prima del marcapunti, quindi entro qui e vado a fare maglia bassissima e 2 catenelle, 1 e 2, quindi vado a fare la maglia alta qui, maglia alta qui, entro qui dove c'è il segnapunti e vado a fare una maglia alta, quindi passo dall'altra parte e vado a fare dove c'è il segnapunti una maglia alta e continuo a fare le mie maglie alte. Quindi lavoriamo tutte le maglie alte fino ad arrivare al prossimo segnapunti.
Arrivati al segnapunti vado a fare una maglia alta dentro la maglia marcata dal segnapunti, vado dall'altra parte e vado ad unire anche questa parte, quindi entro qui e vado a fare una maglia alta. Ok, abbiamo unito anche questa manica. Continuiamo con le maglie alte, quindi continuiamo con le maglie alte e chiudiamo il giro. Terminato il giro, mi sono chiusa nella catenella iniziale. A questo punto andiamo avanti con i giri, quindi faccio 2 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto e lavoro le maglie alte come si presentano. Quindi a questo punto andiamo avanti con i giri fin quando non raggiungiamo la lunghezza desiderata del nostro maglioncino e poi ci vediamo qui per continuare. Quindi a questo punto occupiamoci della manica, quindi andiamo a raccogliere tutte le maglie della manica a maglia mezza alta, quindi entro qui, vado a fare maglia bassissima e 2 catenelle, quindi mi porto anche il filo dietro e vado a raccogliere tutte le maglie della manica a maglia mezza alta. Quindi qui c'è il ventaglietto, quindi entro nelle 2 maglie, vedete, nelle 2 maglie del ventaglietto e vado a fare 2 maglie mezze alte, quindi 1 e 2. Qui abbiamo le 2 catenelle, quindi entriamo per una volta così con una maglia mezza alta e poi lavoriamo le 2 maglie alte del ventaglietto, 1 e 2. Qui abbiamo la catenella, entriamo una volta e prendiamo una maglia mezza alta, quindi passiamo nelle 2 maglie del ventaglietto e lavoriamo le 2 maglie e qui nella catenella andiamo ad entrare una volta solamente, quindi proseguiamo per tutto il giro. Allora, arrivati alla fine mi vado a chiudere, vedete, nella seconda catenella con una maglia bassissima, quindi riparto con 2 catenelle e lavoro le maglie come si presentano. Quindi a questo punto andiamo a fare 5 giri di maglie come si presentano e poi ci vediamo qui per continuare. Terminati 5 giri, a questo punto andiamo a fare una diminuzione, quindi mi alzo con 2 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, entro nella maglia e vado a lavorare le maglie mezze alte, quindi vado a fare una diminuzione, quindi andiamo a fare la prima diminuzione, quindi di queste diminuzioni ne andiamo a fare 6, quindi entro nella prima maglia e la tiro, vedete, entro nella seconda e tiro la maglia, quindi abbiamo 4 asoline sull'uncinetto, chiudiamo tutto insieme così, quindi siamo a una, lavoriamo un paio di maglie e poi facciamo la seconda, quindi lavoro 3 maglie e vado a fare la seconda, quindi prendo il filo sull'uncinetto, entro nella prima maglia, pesco il filo, entro nella seconda, pesco il filo e ho 4 asoline sull'uncinetto, chiudo tutte insieme e siamo alla seconda, quindi andiamo a fare 6 diminuzioni, siamo alla seconda, lavoriamo un paio di maglie e poi facciamo la terza.
qui facciamo la terza, quindi pesco il filo, entro nella maglia successiva, chiudo tutte insieme, siamo a 3, 4, 5, e qui facciamo la sesta e abbiamo finito le diminuzioni. Quindi continuiamo fino alla fine del giro. Allora sono arrivata alla fine, mi vado a chiudere nella seconda catenella, questa con una maglia bassissima. Adesso con queste maglie dobbiamo andare avanti con i giri, quindi andiamo a fare, quindi avevamo 38 maglie, ora abbiamo 32 maglie, con 32 maglie andiamo a fare 22 giri, quindi andiamo a fare 22 giri di 32 maglie e poi ci vediamo qui per continuare. Terminati i 24 giri a maglie mezze alte, a questo punto andiamo a fare l'ultima parte della manica, quindi io volto il lavoro e parto direttamente da qui. Quindi già ho fatto 3 catenelle, quindi ci alziamo con 3 catenelle, rientriamo nello stesso punto e andiamo a fare maglia alta, 2 catenelle, rientro di nuovo nello stesso punto, 2 maglie alte, 1 e 2. Quindi salto 2 maglie di base, filo sull'uncinetto, salto 1 2, entro nella terza e vado a fare 2 maglie alte, 1 e 2 prese nello stesso punto, salto 1 e 2, vado nella terza e ripeto il mio ventaglietto, quindi maglia alta, catenella, catenella e altre 2 maglie alte, 1 e 2. Salto 2 maglie, 1 2, vado nella terza e faccio 2 maglie alte, quindi salto 2 e ripeto il ventaglietto, quindi 1 2 nella terza, ripeto il ventaglietto, quindi lo vado a fare per tutto il giro. Quindi fatto l'ultimo ventaglietto mi vado a chiudere qui nella prima maglia alta, quindi le catenelle, quindi mi vado a chiudere con una maglia bassissima. Quindi a me, vedete, mi sono venuti 2 ventaglietti vicini, ma non fa niente. Quindi ci spostiamo con delle maglie bassissime al centro qui del ventaglietto. Qui mi alzo con 1 2 e 3 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, rientro e vado a fare 3 maglie alte, quindi 3 maglie alte. Passo nelle 2 maglie alte, entro dentro e vado a fare un ventaglietto, quindi maglia alta, catenella, catenella e altre 2 maglie alte, 1 e 2. Ecco qua. Quindi dentro il ventaglietto ho fatto 3 maglie alte, mentre dentro le 2 maglie alte ho fatto il ventaglietto, quindi lo andiamo a ripetere per tutto il giro. Quindi nel ventaglietto le 3 maglie alte, nelle 2 maglie alte andiamo a fare il ventaglietto, quindi ripetiamo per tutto il giro e poi ci vediamo qui per continuare. Allora sono arrivata alla fine, ho fatto le 3 maglie alte dentro il ventaglietto, mi vado a chiudere nella prima maglia, nella terza catenella qui con una maglia bassissima. A questo punto ci spostiamo nella maglia qui al centro delle 3 maglie alte e andiamo a fare il ventaglietto, quindi 2 3 catenelle, 2 maglie alte, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, 1 e 2. Ci spostiamo nel ventaglietto e andiamo a fare 3 maglie alte, 1 2 e 3. Ci spostiamo qui nelle 3 maglie alte, vedete 3 maglie alte, andiamo in quella al centro e andiamo a fare il ventaglietto, 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte.
Ok, allora questo è il lavoro che dobbiamo fare, quindi fino alla fine, fino in quando non completiamo la lunghezza della manica, cioè facciamo i ventaglietti fin quando non raggiungiamo la lunghezza che desideriamo. Allora dentro il ventaglietto andiamo a fare le 3 maglie alte, mentre dentro le 3 maglie alte andiamo a fare il ventaglietto di 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Ok, quindi completiamo la manica e poi ci vediamo qui per continuare. Quindi terminati i ventaglietti per la manica ho fatto 8 volte i ventaglietti, quindi 8 giri di ventaglietti, ho completato la lunghezza della manica. Bene, questo tutorial termina qui, vi ringrazio tantissimo per la visione, ci vediamo ad un prossimo tutorial sempre qui sul canale di Dolce Vita. Un saluto a tutti.